Esiste un paese straordinario, dove si possono vedere terre colorate e cascate sottomarine. Un paese dove è possibile incrociare lo sguardo con occhi centenari e incontrare nuove culture. E questa è la storia del nostro viaggio in un paese straordinario. Ciao a tutti, qui Giorgio e Martina, ancora una volta pronti a partire e ancora una volta in casa all'Italia. Ma non stiamo andando in Sudafrica? No, si tratta comunque di andare a sud e andare in Africa, sì, ma un'altra destinazione. È comunque un volo diretto da Roma e andiamo appunto a Mauritius. Questa volta voleremo in classe economy, ma ci troviamo comunque in lounge, perché forse non tutti sanno che chiunque che voli con Alitalia può accedere alle sue lounge. Se si vola in Magnifica, l'ingresso è compreso, altrimenti si può semplicemente comprare un ticket all'ingresso e godersi la pizza prima di partire. Sì, perché noi ormai è nostra consuetudine mangiare una pizza prima di partire proprio per salutare la bella e buona cucina italiana. Dato che hanno già chiamato il nostro volo, però mangiamo anche velocemente e andiamo. Giusto? Il volo per Mauritius è notturno e dura circa 10 ore, quindi ci mettiamo comodi, ma prima di dormire è ora della nostra seconda cena e questa volta vi mostriamo ben 2 pasti speciali. Martina ha la versione gluten free, io invece ho preso la versione vegetariana perché da quest'anno sto cercando di essere un po' più consapevole nelle scelte e quindi di provare a diventare vegetariano, quindi vi facciamo comunque vedere qual è l'opzione dell'Italia. Abbiamo qui un riso con delle verdure grigliate, una salsa rossa, probabilmente pomodoro, e qualcos'altro che adesso assaggio e vi dico. È una salsa tipo con dentro il curry perché sa molto di India, e altre verdure ovviamente e poi dell'ananas. Quindi questo mangiamo e poi ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno, sono le 7 ora italiana, Mauritius però sono già le 10, quindi questo vuol dire che è quasi ora di atterrare. Colazione e ci vediamo lì. Signori e signori, da Media Italia e dell'Alleanza Sky Team vi diamo il benvenuto a Mauritius, dove sono le ore 11 ora locale. Si parlava di 29 gradi, quindi siamo un po' fuori luogo. Come sto con 2 cappelli? Molto bene. So here's a champagne for you to enjoy the way to the hotel from all team of Elite Voyage. So wishing you a really very nice stay here in Mauritius. All right? Thank you. Thank you. Come iniziare bene? Andiamo. Siamo arrivati al Marittimo Hotel, che è il primo hotel dove staremo, ne gireremo diversi, e ci hanno dato la suite perché giustamente questo è un viaggio di nozze, anche se non siamo sposati ancora in questo paese. Room tour! Room tour. Questa è la nostra stanza, il soggiorno della nostra stanza in realtà. Esatto. Aspetta, chiudi gli occhi, apri da dentro. Siamo pronti? Mi piace tantissimo questo letto. Niente male. Ci hanno anche regalato un cappello. Lo metto subito. E questo è il bagno. Questo è il bagno, con la doccia, la vasca e la cabina armadio. Mi metto davanti ai vestiti sporchi che ci siamo già tolti. Ci mettiamo in costume e andiamo in spiaggia. Sì, perché oggi è giornata free.
Oggi giornata free, mezza giornata free, perché sono già le 2. Sì. Non lo so. Quindi andiamo a rilassarci un pochino, mettiamo i piedi nella sabbia. È molto bella questa spiaggia, ma noi non siamo tipi da spiaggia, quindi Domani iniziano le avventure, giusto? Sì. No? Buongiorno, sono le 4 ora italiana, perché qui sono le 7. Comunque sveglia presto, perché oggi andiamo a fare un'escursione. E stiamo prendendo un transfer perché dobbiamo andare dalla parte esattamente opposta dell'isola, proprio diametralmente. Quindi andiamo. E la cosa che ancora non vi abbiamo detto è che facciamo un'escursione in barca. non questa barca però. Questa, quella lì. Aia, ho dato una testata, malissimo. Allora, Che carino il catamarano, mi piace. Mi piace stare qua così. in realtà era da un po' che volevamo organizzare, che abbiamo cercato di organizzare un'uscita in catamarano in Polinesia francese, quindi 2 anni fa ormai. Sì, praticamente abbiamo provato 2 volte e per 2 volte il giorno dove c'era l'escursione catamarano pioveva. Sì. Ora ci sono delle nuvole lì all'orizzonte che non sono molto rassicuranti, devo dire la verità. Sì, ma però per ora è tutto ok. tutto bene. E E nulla. 2 anni dopo, in un altro posto, va In un bene lo altro posto. stesso. Ottimo, ottimo. Tra poco faremo anche un po' di snorkeling, ma nel frattempo ci godiamo un po' di relax. Sì. Fantastico. Non ci piace stare al sole, ma mi piace che stare qui. Every night in my dreams. È l'ora di pranzo per tutti tranne che per me, perché in realtà, piccola nota dolente di questo tour, dopo che abbiamo prenotato e tutto, mi hanno detto che non avevano assolutamente niente senza glutine e quindi io mi sono portata un pacchetto di patatine e un pacchetto di biscotti e mangerò quello. Quindi Allora, mentre i motoscafi ci superano e ci fanno ballare un pochino, ci stiamo avvicinando all'isola dei Cervi, che pare sia essere una delle isole o dei posti comunque migliori di Mauritius per stare in spiaggia, con le spiagge più belle, l'acqua più cristallina. è un temporale che si avvicina dietro di noi. Allora, siamo sbarcati sull'isola dei Cervi. Siamo arrivati sull'isola dei Cervi, il problema è che sta arrivando anche quel temporale. Ci sta proprio inseguendo pesante, super incattivito, e quindi non sappiamo bene cosa fare adesso, perché è un po' così la situazione, potrebbe piovere da un momento all'altro. E bene, quello era un tuono. Bene. Ci sono anche dei lampi molto carini. Forse facciamo un time lapse ai lampi, così. Sì, quello può starci. Abbiamo capito che dobbiamo stare lontani dai catamarani perché la nostra accoppiata con i catamarani attira i temporali. Sì. E è molto figo, devo dire la verità. Molto bello. L'acqua è super calda, sembra quella di una jacuzzi riscaldata, sì. Ma mi sa che usciamo dall'acqua perché non so se è safe. Sì, meglio uscire, anche perché sta per arrivare di tutto e di più. Cercare un riparo? Sì, sì, dai, sì. E poi proviamo. Vediamo cosa succede. Ottimo. Che ne dici, Marti?
Non male, ha un certo fascino. Dato che non ho intenzione di smettere, alla fine abbiamo deciso di, al diavolo, facciamo comunque il bagno, perché tanto l'acqua è calda. Veramente caldo, sembra di essere alle terme, ragazzi, con la pioggia che massaggia. Molto bene. È molto bello in realtà. Sì, bene. Molto meno bello mi sa il rientro con l'acqua sotto fredda. l'acqua, per risalire sul catamarano. Dunque ci siamo fatti una doccettina e siamo pronti per cenare. Non vi abbiamo detto che il Maritim ha tipo 4-5 ristoranti. Sì, chiaramente sera non li proviamo tutti. Non li proviamo tutti. Ieri sera abbiamo fatto quello a buffet, non ve lo facciamo vedere perché è un ristorante a buffet classico. Ma quello di stasera è carino perché è un ristorante con i piedi nella sabbia, Piedi tutto BBQ. BBQ. Tranne per Gio che adesso vedrete quanto è bravo il amore. Visto che siamo in un ristorante dove la specialità è il BBQ, io ho preso il pollo BBQ con yogurt, cioè marinato allo yogurt e arancia. E invece fai vedere quanto sei vergognoso tu. Perché parti dicendo che sono vergognoso? Cosa hai preso nel ristorante alle Mauritius con specialità BBQ? Ho preso una pizza fai da te con mozzarella, verdure grigliate e ananas. Colazione, buongiorno, più o meno. Oggi abbiamo preso una macchina a noleggio, andiamo a ritirarla. Allora, eccoci qui in macchina, un paio di informazioni sulla guida a Mauritius. Prima di tutto abbiamo voluto noleggiare, così possiamo essere liberi di andare dove vogliamo. A Mauritius però, come vedete, si guida dalla parte sbagliata della strada, quindi all'inglese. Abbiamo noleggiato la macchina direttamente su Sixt, non perché la preferiamo rispetto ad altre compagnie di noleggio, ma perché Sixt ha sede al nostro resort. In realtà non ha veramente sede lì, ma vi portano lì la macchina loro. Questo vuol dire che dovete mettere tutto quello che volete nel pacchetto subito al momento della prenotazione, perché se vi dimenticate, come noi, di inserire il wifi, dovete poi arrangiarvi. Quindi noi adesso stiamo andando ad acquistare una SIM locale a Gran Bay. Gran Bay, sì. Dunque, eccoci qui, abbiamo svolto la transazione. Sì, siamo venuti al Super U di Gran Bay. C'era il negozio Mtel, abbiamo preso direttamente lì la SIM. E abbiamo anche prelevato. Abbiamo prelevato l'equivalente di 50 euro, 2000 rupie, che adesso nascondo. E adesso siamo pronti a partire, anche se è mezzogiorno. Sì, sì. Ma fa niente perché tanto abbiamo cancellato un po' di tappe perché serviva il sole per farle. Quindi Andiamo. andiamo. Ok. Bene. Questa era la nostra alternativa perché in teoria oggi volevamo fare le morn, Cose un po' spiaggiose o che richiedevano il sole, però a quanto pare neanche con la pioggia l'alternativa è fattibile. Sì, secondo me l'hanno chiuso per il ciclone, perché forse voi non lo sapete ragazzi, ma visto che noi siamo qui a Mauritius, giustamente arrivano anche i cicloni. Sì, sta passando seguono. un ciclone, la pioggia di ieri e il tempo di oggi è dovuto proprio a un ciclone che sta passando nelle vicinanze e quindi in viaggio col tubo non si smentisce mai. Molto bene, la macchina inizia a fare rumore perché è stanca di stare qua a aspettarci, adesso arriviamo. E quindi nulla, peccato. Terre dei 7 colori. Terre dei 7 colori, dai. Speriamo. Ci vediamo lì. Ed eccole qui le famose Terre dei 7 colori, una delle mete imperdibili su Mauritius. Diciamo che Oggi non danno il loro meglio. oggi non danno il loro meglio. Sicuramente non danno il meglio quanto danno il meglio nelle foto, che sono super ritoccate, quindi non aspettatevi comunque quei colori, ma sentendo i pareri di chi c'è stato e avendo letto pareri molto negativi, diciamo che in realtà non è così male, nel senso sono veramente molto carine. Sì. Certo, se ti aspetti veramente di vedere quello che si vede su Instagram non lo trovi. Però comunque, insomma, da qui già è molto molto particolare. Bello Sì. che comunque è effettivamente terra, cioè non è roccia come a volte possono essere le rocce che hanno dentro magari un po' di ferro, un po' sono tutte un po' striate, eccetera. Questa è proprio terra. È terra che praticamente a causa di antiche attività vulcaniche ha dentro del ferro e dell'ossido di alluminio e crea naturalmente, questa combinazione crea naturalmente queste strisce di colore molto carine. Forse brillerebbero un po' di più con della luce solare, ma
lo accettiamo, Fa lo niente. accettiamo. Va bene, magari voi sarete più fortunati di noi. Bene. Ah, qui Sì. tra l'altro c'è anche altre cose da vedere. Sì. Nel biglietto d'ingresso entrate in tutta l'area Sì. e vedete altre cose. Ci sono delle cascate, andiamo a vedere le cascatelle. Andiamo a cercarle. E quindi, nonostante la pioggia, eccoci anche alle cascate, la cascata, Sì. al viewpoint. In realtà C'è- non il primo. No, ce ne sono due di viewpoint, uno subito al parcheggio Mhm. e uno più in alto che è questo qui. Bisogna fare qualche scala, Sì. Sì. 2 passi, Sì. fateli perché vale la pena. veramente. È un po' marroncina ma è molto bella come cascata. Sì. Come proprio panorama, veramente Sì. molto bello. Però c'è un lato molto positivo di questa pioggia. Ci siamo solo noi! Ci siamo solo noi! Sì. Di solito questo posto credo sia super affollato, sia qui che le Terre dei Sette Colori. Sì. Ma Quindi diciamo che nonostante siamo nel periodo delle piogge, quindi febbraio, la loro estate, ha i suoi vantaggi. sì, ha i suoi vantaggi. E adesso però in Prima realtà che mi voli via l'ombrello perché andiamo. Dove non si sa, Dove vediamo? lo scopriamo insieme. Che ne dite? Allora, siamo comunque arrivati fino alle Morne, giusto per vedere quanto fa schifo il tempo oggi. Ci siamo fermati a mangiare al Wapalapa, che è un ristorante carino, aperto tutto il giorno per fortuna, visto che già non è più ora di pranzo da un bel po'. E abbiamo visto che c'è una strada che passa in mezzo al National Park e dovrebbe essere aperta, almeno quella, perché non è una strada panoramica, è proprio una strada normale, e quindi proviamo a farla. Allora, da mangiare io ho preso un'insalata con cuore di palma e Martina del riso fritto con del pesce. Mancava ovviamente il pezzo forte, la birra Flying Dodo, Mauritius. Allora, ce l'abbiamo fatta? Sì, a quanto pare ci sono dei punti panoramici. Sì. Vediamo cosa si vede, perché appunto siamo veramente dentro le nuvole. Che meraviglia di panorama, ragazzi! Si vede proprio tutte le gole del National Park, bellissimo. Va bene, siamo ufficialmente tra le nuvole, quindi non ci sono molte buone possibilità di vedere nulla. di questi punti panoramici. Arrendiamoci. Andiamo Cosa, fare cosa shopping facciamo? alle Perché- terme, non lo so. Lo scoprirete nella prossima clip. E sorpresa, siamo in hotel. Nel senso che abbiamo provato ad andare a Grand Bay per vedere se c'era ancora qualche negozio aperto, per vedere qualche cosina tipica, ma no, era tutto chiuso perché chiudono alle 6, quindi siamo tornati in hotel. E Ricevendo tra l'altro una brutta notizia, Sì. questo dobbiamo dirvelo, l'escursione di domani mattina l'hanno cancellata perché proprio per il brutto tempo, quindi adesso abbiamo trovato delle alternative, perlomeno per domani mattina, e poi l'escursione di domani la spostiamo, Sì. speriamo, in un altro giorno. perché è una cosa a cui teniamo particolarmente. Comunque, adesso siamo in hotel, in un altro ristorante dell'hotel. Sì. Questo è sulla spiaggia, bellissimo, però a differenza di quello di ieri sera non siamo a piedi nudi, nonostante sia questo quello sulla spiaggia. Lo accettiamo lo stesso. Bene, quindi detto questo, noi ci vediamo domani mattina con l'alternativa, poi il big event, il big event, e poi pomeriggio. vedremo cosa succede a questo punto, perché non sappiamo più niente. Noi in questo tempo vediamo, ci sta giocando dei sì, tiri mancini e Seguiamo il tempo. Bene. a tra poco. Buonanotte. Felice di stare qua giù. E buongiorno a tutti, quarto giorno inizia con un bel raggio di sole fortissimo. Sì, speriamo rimanga. Ora stiamo cambiando hotel, ma perché ve lo diciamo dopo? Adesso stiamo andando prima a fare il tour alternativo a quello che avevamo in programma per oggi. E dove stiamo andando? A Château-le-Bourdonnais, che è una casa in stile coloniale del 1859, se non sbaglio, e è bellissima, è lilla, È terra di Siena. più o meno, però le cose lilla, sembra una casa delle bambole, che mi sono sempre piaciute tantissimo. Mi facevano paura le bambole, ma le case delle bambole mi piacevano. È molto carina e tra l'altro c'è questo viale bellissimo d'ingresso che voglio anch'io così. Sì, dai, un giorno ti comprerò un viale d'ingresso così. Sì, non c'è bisogno dell'ingresso poi.
giro da questa che è la sala da pranzo e che ha ancora, oltre che i mobili originali, anche i dipinti originali, anche se non sono proprio della costruzione della casa, sono stati fatti un po' più avanti, nel 1906. Sì, dopo che un ciclone aveva rovinato un po' tutto, e quindi hanno fatto dei lavori e hanno fatto anche questi dipinti che sono molto belli. In realtà tutti i colori sono abbastanza originali, perché sono stati anche le pareti non originali rifatte dello stesso colore secondo gli studi, eccetera eccetera. Questa è la camera da letto, che è bellissima perché tutte le tappezzerie sono abbinate tra di loro, le tende del baldacchino, i letti, i divani, le sedie, le pareti, tutto rigorosamente in linea. Sì, tutto con gli uccellini. Sì, molto bello. E una piccola curiosità sul letto: sembra piuttosto piccolo, lo è, perché una volta non si usava dormire esattamente sdraiati, perché i morti stanno sdraiati e quindi si dormiva un po' seduti. Un pochino così. Un po' scomodi essenzialmente. Noi ci staremmo comodi qui dentro, siamo nani. Sì, siamo nani. Questo invece è il salotto, stile totalmente differente, qualche decorazione in oro, ma lì c'è il fantastico candelabro a 38 bracci originale, che non hanno neanche potuto spostarlo per restaurare perché è troppo pesante. Sì. Hanno dovuto lasciarli. E comunque su tutti i mobili che sono stati fatti su misura ci sono le iniziali di Christian Vieux, perché è giusto marcare le tue cose. Sì, bisogna Giusto. dire questo è mio, CW. E qui dietro invece c'è il suo studiolo con lo scrittoio, stupendo, in legno. E nella visita è inclusa anche una degustazione di rum e succhi di frutta, che proveremo dopo. Perché rum? Perché qui ci sono le piantagioni di sugar cane, che si chiama Canna da zucchero, e da qui si produce il rum. Quindi Cin cin. aspetta, è passato mezzogiorno? È passato mezzogiorno, sì. Ok, È tipo mezzogiorno e 5. Non siamo ubriaconi allora. Ci portano intanto anche dello zucchero. Thank you very much. Apprezzo di più le caramelline, se devo essere onesto. Sono gelatini alla frutta. Molto bene. Fatta questa piccola degustazione, adesso possiamo raggiungere la location con la LA maiuscola. La location, perché come saprete se ci seguite su Instagram, è tempo del nostro terzo matrimonio. Andiamo. Ed eccoci arrivati alla nuova location, al nuovo resort. Siamo all'Intercontinental. Perché siamo venuti fino a qui? Appunto per celebrare il nostro terzo matrimonio. Sì, ne abbiamo già fatti 2, questo è il terzo. E essendo Mauritius una perfetta meta per un viaggio di nozze, e non essendo noi sposati in questo paese, rimediamo subito. È proprio dura essere videomaker a proprio matrimonio. Vai. Siamo sincronizzati. Marriage is a very serious thing, yeah? It is. Siccome stiamo improvvisando questa cosa, non so bene cosa dire. Hai già detto quello che avrei dovuto dire io? Meno mano morta. Ti sposi in 2. No, non si fa. We did it! No one died, so good. Quindi, ora che avete visto questo piccolo assaggio, sapete che dovete assolutamente vedere il video dedicato. Nel frattempo abbiamo fatto un sacco di shooting, il sole è tramontato e adesso andiamo a cena. E per la nostra prima cena da marito e moglie. Almeno qui a Mauritius. Sì, tra l'altro devo dirvelo ragazzi, questo anello durerà 2 ore, poi lo tolgo perché mi dà fastidio. Sì, infatti lo sapevamo e non li abbiamo presi d'oro perché Sì. finiscono sempre male queste nostre penne. Va bene, siamo al ristorante dell'Intercontinental, il Segala. E dato che lo sapevano che questa è una cena molto particolare, ci hanno preparato un tavolo molto particolare, ovvero in riva al mare di fronte a noi, e non so quanto riuscite a vedere perché è buio anche per la 7S2. Comunque vi facciamo vedere i piatti. Questa è una cena a 4 portate, in teoria, ma noi stiamo prendendo solo l'antipasto, il primo, e mezzo dolce a testa, che è un piatto di frutta, perché abbiamo mangiato un po' tardi. Detto questo, è arrivato il momento di ringraziare Alitalia che ci ha permesso di venire fino a qui e vivere tutte queste meravigliose esperienze che sono state organizzate in collaborazione con l'Ente del Turismo di Mauritius. Quindi grazie anche a voi ragazzi, grazie anche ad Elite Voyage per l'organizzazione del matrimonio, alcuni transfer, link in descrizione a quello che fanno loro.
ultimo ma non ultimo, il Maritime e l'Intercontinental, ovvero i posti che ci hanno ospitato finora. Tutti questi ringraziamenti sono perché il video finisce qui. Sì, quindi in fondo grazie anche a voi per aver guardato fino a qui. Arriverà ovviamente un altro video da Mauritius, le esperienze non sono finite, ma ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao! Ciao! E in realtà abbiamo trovato, tornando in camera, la torta, lo spumante e i cocchi, quindi abbiamo trovato un modo migliore per finire la serata piuttosto che la cena sul mare. Non che la cena sul mare non stia male, però. Questo è il dolce al dolce.